Un saluto a chi ci segue ogni giorno e a chi si è appena imbattuto in questo canale. Fermatevi un momento, perché quello che state per vedere non è un semplice video. È il racconto diretto di un sistema che sta cambiando sotto i nostri occhi, senza pause, senza preavvisi. Qui non ci sono ricostruzioni o immagini d'archivio. Qui c'è la realtà, ripresa sul campo, giorno dopo giorno. E proprio per questo motivo vi invitiamo a restare aggiornati, perché ciò che accade nei Campi Flegrei non aspetta nessuno. È un processo attivo, in evoluzione costante, e ogni ora può fare la differenza. Prima di entrare nel cuore del monitoraggio di oggi, vi ricordiamo che è attiva la nostra raccolta fondi per installare un sismografo professionale accanto alla nostra postazione operativa H24 sulla Fumarola di Pisciarelli. Avere dati indipendenti, precisi e continui significa poter osservare segnali che spesso sfuggono ai radar mediatici. Se invece volete darci un supporto immediato, anche piccolo, potete farlo tramite Buy Me a Coffee. È grazie a questo sostegno che possiamo continuare a documentare tutto senza filtri. I link sono in descrizione e nei commenti fissati. In una fase come questa, ogni contributo ha un peso reale. Oggi, martedì 28 aprile, abbiamo alzato i nostri droni per un nuovo sorvolo e già da lontano, prima ancora di avvicinarci, qualcosa era evidente. Il sistema respirava in modo diverso, più intenso, più carico, più instabile. Il degassamento visibile dalle principali fumarole mostrava una pressione anomala, difficile da ignorare. Non parliamo di una semplice variazione. Qui siamo davanti a un segnale che merita attenzione. Arrivati sulla fumarola di Pisciarelli, la situazione è apparsa subito chiara. L'attività è estremamente elevata. Il vapore vulcanico viene espulso con una forza evidente, continua, quasi pulsante. Non è solo una questione visiva, è la dinamica stessa dell'emissione che lascia intuire un incremento della pressione nei livelli più superficiali. E chi segue la nostra diretta, attiva 24 ore su 24, lo sa bene. Nelle ultime ore, i sismografi mostrano un'agitazione che non passa inosservata. Tutta l'area attorno alla bocca principale è in fermento. Le fumarole minori, spesso più silenziose, oggi sono attive, vive, partecipano a questo aumento generale. E proprio al centro della scena emerge un dettaglio che non può essere sottovalutato. Un foro nel terreno, apparentemente recente, da cui sembra essere stato espulso materiale scuro, quasi lavico, che ora ricopre la zona circostante. Non è un dettaglio estetico, è un segnale. Grazie al drone termico abbiamo misurato una temperatura di 100,2 gradi centigradi all'interno di quel punto specifico. Un dato che, inserito nel contesto attuale, assume un significato preciso. Il sistema sta spingendo. E la fumarola principale non è da meno. Oggi registra una temperatura di 109,1 gradi centigradi, confermando un livello di attività che si mantiene alto e costante. Come sempre, vi mostriamo il grafico aggiornato per avere un quadro chiaro dell'andamento negli ultimi giorni. Ma non finisce qui. Ci siamo spostati verso il cratere della Solfatara, precisamente alla Bocca Grande. E anche qui lo scenario è tutt'altro che rassicurante. Il degassamento è potente, continuo, visibile anche a distanza. La colonna di vapore si alza compatta, segno di una pressione interna che trova sfogo in modo deciso. La temperatura rilevata oggi è di 186,8 gradi centigradi, un valore importante che si inserisce in un contesto generale di crescente attività. E poi un altro elemento: le pozze di fango del cratere risultano completamente asciutte. Un cambiamento che può sembrare secondario, ma che in realtà racconta una trasformazione nelle dinamiche interne del sistema idrotermale. Quando l'equilibrio tra acqua, gas e calore si altera, anche questi segnali diventano fondamentali. Quello che stiamo osservando non è un episodio isolato, è una sequenza di segnali che, messi insieme, disegnano un quadro preciso. Il sistema è in tensione. E quando un sistema come quello dei Campi Flegrei entra in questa fase, ignorarlo sarebbe un errore. Noi continueremo a monitorare ogni giorno, con i nostri droni, con le nostre telecamere, con tutti gli strumenti a disposizione, senza filtri, senza interpretazioni forzate, ma mostrando ciò che c'è davvero.
Grazie a chi ci sostiene, a chi ci segue, a chi condivide questi contenuti. Restate con noi, perché quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni potrebbe essere ancora più significativo. Un saluto da Solfatara News. Restate vigili.